Oh, guarda che c'è Nicola Jung! Questo è il mercato di street food più grande della Cina. No, scherzo, rifacciamolo. Oh, guarda che c'è Nicola Jung! Questo dietro alle mie spalle è il night market di street food più grande della Cina e penso anche di tutta l'Asia. Cioè, guarda che roba! È infinito! No, non è stato un miraggio, ma una delle cose più spettacolari di questa piccolissima città contea di nome Chengting, situata nella regione del Hebei, a 270 km a sud di Pechino. Quest'area di giorno è un normalissimo parcheggio, ma ogni sera, da ben 14 anni, si riempie di 600 bancarelle, tra cui 500 di solamente cibo, e si trasforma in uno dei mercati più grandi della Cina. Tra spiedini di carne lunghi 1 metro, ostriche giganti alla griglia, calamari alla piastra e moci più grandi della mia faccia, è impossibile uscirne fuori senza aver preso qualche chilo in più. Perciò mettetevi comodi e vediamo insieme quanto e cosa riusciremo a mangiare con 50 euro. Buona visione! E come al solito la prima cosa da fare è mostrarvi l'hotel che ho prenotato questi giorni. La reception, e qui c'è la lobby e c'è dato il drink di benvenuto, un bel americano, un iced americano. Adesso vi faccio vedere la camera, è al 7° piano. Voi non ci crederete, vi dirò il prezzo dopo, ma non ci crederete, manco io ci credo perché... Cioè, guardate il design, è di lusso! Oh, attenzione, robottino! Ed ecco voi la nostra camera d'albergo. Guardate quanto è di lusso! C'è all'entrata, troviamo già lo specchio, il lavandino e poi tutto monouso, come anche questo qui che è l'asciugamano monouso, gli spazzolini da denti, il pettine, il cotton fioc. Poi qua dietro troviamo i bagni, qui c'è il water e separatamente c'è la doccia. Qui c'è l'appendiabiti che è molto largo, asciugamani e ciabatte monouso che sono di buonissima qualità. E poi il letto matrimoniale che è gigantesco. Qui c'è un maxi schermo e abbiamo la vista su lì che al momento non c'è nulla, è tipo un parcheggio di giorno, poi di sera diventa tutta un'altra roba. Diventa il mercato notturno più grande dell'Asia. Infatti stanno già preparando, guardate. E anche qui, come la maggior parte degli hotel in Cina, ormai è tutto a comandi vocali. Sentite, qui si chiama Tianmao Jingling. Guanbi Chuanglian. Guardate. Comunque dovete sapere il cinese, se non sapete il cinese non vi capisce. Penso, Tianmao Jinling. Turn off the light. Porca la puttana. No, non capisce l'inglese, ma ha capito il titolo di una canzone, perciò mi sta mettendo sta canzone qui giapponese, non so cos'è. E provate ad indovinare il prezzo. 35 euro a notte per 2 persone e colazione inclusa. Poi domani mattina vi farò vedere la colazione. Sono stracuriosissimo che poi l'albergo è stato costruito da pochissimo, cioè l'anno scorso l'hanno costruito, perciò è ultra nuovissimo e poi tutto modernizzato, efficiente, pulito. Chi è? Ni hao. Aio, sì. Ci hanno bussato alla porta e ci hanno dato la frutta di benvenuto, una mela, un'arancia e un pomodoro. Qui non tocca chiedere nulla, non è come al Moxie, a Malpensa, che dovete chiedere voi il vostro drink di benvenuto. Servizio impeccabile, 35 euro. Nel giro di solamente mezz'ora, da quando vi ho fatto vedere la camera, è già cambiato tutto, è già tutto pronto. Adesso vi porto sul terrazzo e faccio vedere meglio. Wow! Ed ecco voi il night market più grande della Cina. Anzi, penso anche più grande dell'Asia. È incredibile l'immensità di questo mercato, cioè è infinito! E facendo una ricerca, qui sono circa 600 bancarelle, tra cui 500 di solamente cibo. Stasera però passo perché stamattina mi sono svegliato molto presto e sono abbastanza stanco. E per il cibo incominciamo da domani. Non vedo l'ora, ho già l'acquolina in bocca. Qui si sentono già i profumi. Sicuramente sgarro, stasera mangerò qualcosa nel night market, ma senza fare il video. Buongiorno raga, abbiamo dormito bene.
bene, ma il cuscino è un pochino troppo alto. Il letto però comodissimo. Adesso faccio vedere la colazione. Guardate quanta roba. È tutta buffet anche qui, I piatti caldi, le torte, il congee, le zuppe. Qua c'è pure il latte. Questa è la colazione di un hotel a 35 euro a notte. Diciamo che non è grandissimo, la scelta è quel che è. Qui c'è lo chef che ti prepara il tutto. E potete scegliere da qui i piatti che volete. Vediamo cosa c'è qui. Ah, ci sono dei mini tongs, qui ci sono le uova, il mais, della zucca e del pauz. E questa è la nostra colazione. Oh, abbiamo preso un pochino di roba così la facciamo valere anche come pranzo. Che stasera ci sfonderemo di street food. Raga, c'è l'aranciata che è calda e tiepida. Avranno usato l'aranciata solubile. Allora, qui abbiamo preso un misto di roba, un po' di insalata, un uovo, delle focacce, una salsiccia e un pezzo di zucca. E in aggiunta anche degli spaghetti di riso in brodo. Buon appetito! La colazione comunque ci sta un botto, cioè il cibo non è di bassa qualità, a parte l'aranciata. Eccoci usciti dall'albergo e oggi è un pochino nuvoloso ed è più freschino di ieri. Era quasi estate, oggi siamo a primavera. E guardate dove siamo? È il market di street food più grande dell'Asia. In pratica di giorno è così. È un parcheggio vero e proprio. Le bancarelle arrivano solamente di sera. Dalle 4 in poi fanno sgomberare tutte le macchine. Vengono qui, montano la bancarella, lavorano fino a notte fonda, smontano tutto e vanno via. E di giorno diventa un parcheggio. Anche perché qui siamo nei pressi degli ingrossi. Vedete, questi sono ingrossi dove la gente fa rifornimento per i negozi. Vi ricordate a Shenzhen vi ho fatto vedere gli ingrossi di elettronica? Ecco, qui sono ingrossi di bigiotteria e altri accessori, anche elettronica. Però non è così grande, anche perché siamo a Chengdu, che non è neanche una città vera e propria, è una città contea, ecco, perché in Cina esistono diversi livelli di città. Ci sono le città più importanti, che sono tipo Pechino, Shanghai, Tianjin, vabbè, poi ci sono le città normali e poi c'è la città contea, tipo Chengdu, poi si scende verso i paesini e dopo i paesini c'è la campagna. E poi al volo ho appena sentito il prezzo del parcheggio qui. E noi ora ci troviamo nel pieno centro della città e costa 1 yuan all'ora, 15 centesimi di euro l'ora. Perciò potete capire quanto sia piccola questa città. Tipo a Pechino il prezzo del parcheggio è più o meno come in Italia. Eppur essendo una città piccola, qui le abitazioni sono tutte strette, alte, è pieno di residenti. E qui, come ogni piccola città, oltre a trovare le bici a noleggio, abbiamo anche le bici elettriche. Cosa che tipo a Pechino centro non trovate, nemmeno a Shanghai non trovate. Ed è molto più veloce. E Chengdu non è famosa solamente per il suo mercato notturno, ma soprattutto perché è una città antica. Questo qui è quel che resta delle mura di questa antica città. Le rovine alla fine sono. Non so se si può anche salire. E guardate che bella quella pagoda, è molto particolare. Cioè, si differenzia dalle altre che abbiamo visto finora, Se ci fate caso ci sono scolpiti diversi animali. Ed ecco a voi le antiche mura della città di Chengdu. Quello che abbiamo visto prima erano dei pezzettini staccati e qui invece è la parte più accessibile che ricorda moltissimo alle mura quelle di Xi'an. E vabbè, nell'antichità non c'erano queste decorazioni coi cavalli tutti colorati. No, questo qui è perché quest'anno è l'anno del cavallo. Sapete chi è sto ragazzo? È Xi Jinping da giovane. Questa foto è del 1982, dicembre. In pratica lui da giovane era un politico, era tipo un vice sindaco di Chengdu, di questa città qui. Qui c'è scritto che ha voluto preservare le cose storiche di questa città. Guardate che bel ragazzo che era. E lui ha lavorato qui come politico dall'82 all'85, perciò per ben 3 anni. E come potete vedere, quello lì è un bagno, è tipo un bagno a mo' di grande muraglia. Ah, qui sono chiusi in entrambi i lati. Da questa parte non c'hanno più le protezioni, perciò non lo so, non è accessibile. In pratica queste mura sono accessibili solamente in una piccolissima parte, cioè 5 minuti fai avanti e indietro. Sì, perché sono bloccati in entrambi i lati. Qui, come avrete visto, non hanno finito di costruire. Poi dall'altra parte ho visto che ci stanno le decorazioni, ma non è accessibile, non so perché. E finalmente si può iniziare a mangiare. Oh,
siamo stati a digiuno tutta la giornata, cioè dopo la colazione veramente non ho mangiato nient'altro, vabbè ho bevuto un po' di acqua e basta, per restare idratati perché è importante, se non mangio almeno un pochino d'acqua va bene, no? E adesso si può incominciare finalmente la nostra sfida di 50 euro, 100 euro no perché tanto qui gli street food in Cina costano pochissimo, 100 euro devo mangiarci per un mese, è già tantissimo 50 euro in una sola giornata, anzi in una sola serata perché questo qui è un night market e apre solamente dopo le 5, le 6 di pomeriggio. Infatti come avrete visto prima i cinesi sono dei grandissimi lavoratori. Di giorno è un parcheggio, è il parcheggio di questi ingrossi che sono attorno a noi e poi di sera fanno sgomberare tutte le macchine e arrivano loro. È una roba fuori di testa e penso solamente in Cina funzioni così. Anche perché di solito i night market, tipo quelli che abbiamo visto in Thailandia tipo, le bancarelle sono fisse lì, queste qui no, stanno al carrellino, non sgarrano mai, anche quando piove, ogni sera arrivano qui e si trovano il loro posto. E poi voi non lo sentite, ma io sento un incrocio di sapori, mi divorerei una bancarella intera. E per incominciare abbiamo trovato questo stand che fa i calamari alla piastra, guardate tutti i pezzi di calamari, tutte le parti del corpo del calamaro. Andiamo! 这是自己选是吧？对。好, e come al solito io prendo sempre quelli sotto. Andiamo, uno di questi e dei bei tentacoli. Sì, sì, finalmente si mangia il primo cibo di oggi. Ho una fame assurda. Intanto ne abbiamo presi solamente 2 perché dobbiamo mangiare un botto di roba ancora, Questo è solamente l'inizio, questo qui è l'aperitivo. Qui in totale abbiamo speso 25 yuan che sono circa 3 euro e abbiamo preso uno spiedo di un calamaro intero e uno spiedo di tentacoli di calamaro. Buon appetito! Straordinario, è bello elastico, morbido, ultra mega speziato, molto piccante e poi si sente anche la sua freschezza, il sapore è sul dolce, molto piccante e si sente anche molto il cumino. Vediamo com'è questo qui intero. Wow. Il sapore è lo stesso perché come avrete visto è stato cucinato tutto insieme, ma la consistenza è un pochino diversa. Il calamaro non mi ha mai deluso, è sempre buono, fatto in qualunque modo. Poi vabbè, dipende anche dalle spezie che ci si mette. E ora mangiamo la random, vediamo cosa ci ispira di più e mangiamo. Ma che roba, guarda che montagna. Qui ugualmente si fa tramite codice QR, no? Qui la porzione, guardate, c'è il menù. E noi prenderemo questo qui che costa 25 yuan. Italia来的. Italia, 我说你刚才说的什么哈？我听懂吧？一点没听懂。您是东北人吧？必须东北。那这个是地道的，必须好吃。地道，不好吃不要钱。Noi siamo il numero 45 e il prossimo è nostro. C'ho una fame assurda. E poi ci stiamo filmando a vicenda. Anche loro c'è un ragazzo lì che è l'addetto a fare i video. Vedete questa montagna di roba fritta? In pratica è il filetto di maiale già fritto, già pronto qui così. Ci mettono la pentola, ci mettono le salse eccetera e lo cucinano al momento. È un piatto precotto diciamo. Sì, sì. Questo è il Kuo Pao Rou, ovvero un piatto tipico del Tongpei, del nord-est della Cina. È una porzione 25 yuan, che è circa 3 euro. Ed è un piatto a base di filetto di maiale fritto ed è agrodolce. Buon appetito! È bello crunchy, unto ed è agrodolce. Non so se avete presente il sapore del pollo in agrodolce. È un pochino simile, solamente che la carne è di maiale e lo strato fritto è un pochino più spesso. Guardate la salsa agrodolce sotto quanto è densa. Ti apre subito l'appetito perché è bello aspro. E poi è stato fatto da uno del nord-est della Cina. Andiamo al prossimo. E qui c'è una vasta varietà di cibo, cioè, avete molta scelta. Non è che si ripetono molto spesso. Guardate quanta fila che c'è qua, perciò ci siamo messi anche noi qui, perché dove c'è fila c'è cibo buono. Che carino! Salsiccia odia sto cane perché sa che è intelligente. Questa razza è intelligentissima. Allora iniziamo a stendere 2 fette di long mian sulla piastra bollente, poi ci mettiamo un uovo sia su una che sull'altra, mettiamo sulla piastra un wurstel e dei funghi gnocchi e tagliamo a fette il wurstel, giriamo e cambiamo lato,
1 e 2. Poi su entrambe ci spolveriamo del peperoncino in polvere. Poi li tagliamo a strisce, 3 strisce su una e 3 sull'altra, e li raggruppiamo tutti insieme e li tagliamo ancora. Dopodiché ci schiaffiamo un po' di cipolla e un po' di coriandolo, un'altra spolveratina di peperoncino, un po' di cumino in polvere. Ci versiamo del brodo rosso, ancora un altro po', un altro ancora più rosso. Infine mischiamo il tutto e li mettiamo nella ciotola. Eccoli pronti. Oh, sono belli bollenti. E sto piatto si chiama Khao Lo Mian, e anche questo è un piatto tipico del Tonpei, del nord-est della Cina. E questa è la porzione grande e costa 13 yuan, che è circa 1,60 €. E si potevano scegliere in diversi gusti e noi l'abbiamo scelto agrodolce piccante mala. E Khao Lo Mian, tradotto in italiano, significa spaghetti freddi al barbecue. Infatti, come avrete visto, ha messo quelle fette quadrate, no? Sopra la piastra, e quelle lì sono fette di spaghetti, sono spaghetti con cui ci fanno anche i noodles freddi, il mien. Guardate quanto fumano. Oh, sono stupendi, sono belli elastici, un pochetto gommosi, ha subito tutto il sapore di ogni qualunque cosa che sta qui all'interno, le uova, la cipolla, i funghi gnocchi, e poi sente anche un botto il cumino. Non so voi, ma io adoro il cumino. Questo piatto riempie un botto e costa anche veramente pochissimo. Oh, 1,60 € per una porzione così, ci puoi fare sia pranzo che cena. Qui solitamente fa spruzzare il fuoco dalla piastra, non vogliono, ha detto, perciò non lo fa. Yo, sì, sì. Olè, e passiamo a un po' di carne. Qui sono 10 spiedini di carne di manzo. In totale abbiamo speso 20 yuan, che è circa 2,50 €. E questi non sono stati preparati nella cottura tradizionale degli arrosticini, ovvero sulla griglia. Questo viene preparato sulla piastra, condito con peperoncino, cipollotto e cipolla. Vediamo come sono. Buon appetito! Sono stupendi. La carne è molto tenera, morbidissima, è super ultra gustosissimo, molto saporito, piccante, e anche qui si sente il cumino. Questo con una bella birretta si starebbe proprio perfettamente. Se non era perché ti vedo sbavare, l'avrei mangiato in un boccone, ma dato che io sono un tipo generoso, te ne lascio uno. Però la porzione è veramente piccolina, 10 spiedinini, già finito. Passiamo al prossimo cibo. Guarda gli spiedoni che c'hanno in mano. Spiedoni lunghissimi, lunghi tipo 2 metri. Dove li hanno presi? Ci stanno le zampe di agnello, le zampe di maiale. No, vabbè, lo sapete cosa abbiamo trovato qui? Oh! Vi ricordate i pulcini ancora non nati, ancora non schiusi? Eccoli. Qui abbiamo anche la versione 2.0. All'interno del guscio sono. Ni hao. 可以来一个火珠子吗？这里面是鸡蛋吧？火煮的不带就是不带毛的，比鸡蛋好吃。 Non c'hai peli sto uovo, ha detto. 鸡蛋本来就不带毛的呀。这不是鸡蛋，这是火煮的，这不带毛的。有位置吗你们？有啊，那来一份猪肉大葱的吧。Ora mangiamo dei ravioli appena fatti. L'abbiamo scelto con ripieno di maiale e cipollotto. E qui li fanno a momento proprio, guardate. Allora, abbiamo ordinato una porzione di ravioli perché loro avevano i posti. Sì, perché questo mercato è molto grande, c'è una vastissima scelta di cibo. L'unica cosa è che non c'hanno i posti. Cioè, sì. Ci sono solo bancarelle e pochi posti. E alcune bancarelle hanno i posti in comune. Guardate, belli freschi, appena fatti. Dai, oh, ci stava un botto. 18 yuan, che è 2,20 € per 20 pezzi di ravioli. 20 pezzi! E dato che non sono ancora pronto psicologicamente, incominciamo prima dai ravioli, dai. Scotta! Mi sono stenato la bocca col brodino che c'è all'interno. Buon appetito! Sono favolosi, hanno il sapore della nonna. C'è la pellicina che è sottilissima, all'interno il ripieno è molto saporito, si sente pochissimo l'odore del maiale perché è stato coperto dal cipollotto. Mettiamo un po' di salsina anonima, perché in base a dove ti trovi in Cina, abbinato ai ravioli hanno diverse salse. Tipo dalle mie parti, nella regione dello Zhejiang, si mangia abbinato alla salsa di soia misto aceto. In alcune parti invece lo abbinano con l'aceto, in altre parti solamente salsa di soia, e qui non lo so.
aceto cinese poi. Si vede che sono del nord-nord. Passiamo a noi. Esteticamente sono delle uova normalissime, il guscio. Potrebbe essere che sia solamente uova cruda. E per una porzione da 3 abbiamo speso 10 yuan, che è circa 1,20 euro. È leggerissimo. Che cacchio! Ma che razza di... C'è pure il brodo! Guardate, ci sono le vene su questo uovo. Questo è estremo. Non so se vi ricordate, io ho mangiato anche l'uovo con i peli, il pulcino prima della schiusa. E quello l'ho mangiato molto difficilmente. Ho provato a mangiarlo 2 volte, ho fallito. Alla terza volta l'ho mangiato alla cieca e l'abbiamo mangiato. È stato estremo pure la terza volta. Ma questo, raga, è all'interno del guscio ancora. C'ha pure il brodino, c'ha le vene. Fa senso. Chissà se è buono il brodo. Sembra una zuppa di pollo. No, non ci credo. È viscido. Ed ecco a voi il huozuz schiuso, un pulcino senza peli, come potete vedere. È ancora più immaturo di quello coi peli. In pratica c'è questa parte che è morbida, ma questo è duro. Vado, Buon appetito. Nella via di mezzo tra carne di pollo e uova, si sente molto il sapore del tuorlo. Ha una consistenza molto insolita, E poi c'è questa parte che si può staccare facilmente, è un pochino più duro. È tipo gomma, non so. È morbido ma duro allo stesso tempo. E sa di fegato. Ogni volta nei night market devo fare una sfida contro me stesso. Una sfida proprio di coraggio. E poi dopo averla vinta c'è un passo successivo, perché sali di livello. Non ti fa più senso. Come vi avevo detto, sa di uovo, sa meno di pulcino ma sa più di uovo. Ecco perché le uova sanno di uova, sono dei pulcini, cioè potevano essere dei pulcini, sono confuso pure io. Cioè non è un cibo che se tipo mi viene fame avrei voglia di comprare, però se me lo dai te lo mangio, ma sa di uovo saporito, che fa senso vederlo. Per il resto sa di uovo. A posto, adesso andiamo a prendere qualcosa da bere che ci vuole. E guarda che carino sto posto, la foto di un barboncino c'ha. E poi è Thai style. Cioè gli street food mi ricordano un bel po' la Thailandia, perciò che abbiamo qualcosa qui. Hoda. Qui sono tutti avantissimi. Guarda che bello, cioè non mi verrebbe da bere anche a voi una roba del genere? Sembra un disegno. E questo è un milk tea in stile thailandese con del formaggio francese. Qui è multietnico, si fa seria la cosa. Sotto ci stanno pure le perle di tapioca e alla salute. Mamma mia quanto cacchio è buono. Ma poi è un'opera d'arte. Sembra un paesaggio delle montagne di Guilin. Ci sono le pelle che sono belle morbide, gommose, dolci. Si sente molto il caramellato. E per questo abbiamo speso 17 yuan, che è circa 2,10 euro. Andiamo al prossimo cibo. Guardate quanta gente che c'è là. Cos'è che fanno? Ni hao, lai份, xie xie. 多少钱? Ah, voi non lo sentite, ma qui c'è un profumino pazzesco. Ragazzi, ho una fame assurda. Sono un pochino lenti, Forse per formare la fila, non so. E più aspetto e più mi viene fame. E in più il ragazzo con gli occhiali lì vicino che tagliava con le forbici, tipo un tirocinante, una persona nuova che sta imparando. Infatti sentivo la capa lì che diceva: devi iniziare a parlare, devi chiacchierare di più, devi animare la bancarella. Poi da notare il capo, va a capelli, una spazzola. Che grande il boss, grande boss. Yo, 谢谢。好嘞，谢谢。Ed ecco a voi il Wu Rou Zhi Shi Pao Cai Juan. In pratica è un involtino formato dallo strato fuori di pancetta di maiale che avvolge una foglia di lattuga all'interno e sopra alla fine ci hanno schiaffato 3 salse diverse per differenziare il gusto, no? Ci abbiamo il ketchup, la maionese e la salsa teriyaki. E per questa porzione abbiamo speso 15 yuan, che è circa 2 euro. Buon appetito! Wow, è gustosissimo. C'è lo strato di pancetta che è stato cotto alla perfezione. Il sapore è molto pulito, piccantino. All'interno, oltre alla foglia di lattuga, ci troviamo anche del formaggio e del cavolo cinese marinato, il kimchi alla fine. È un incrocio di sapori che ci stanno benissimo insieme. Si sposano perfettamente. Un misto di verdura, carne, pulitissimo, cioè non ti fa venire la nausea. Ci hanno appena consigliato la bancarella di fronte che fa il Racamien.
che è una specialità del Wuhan, consigliati da loro che fanno una roba stupenda così, mi fido ciecamente. Ed eccoci arrivati. Sì, ma ci ha consigliato un posto pieno di gente, cioè c'è la fila chilometrica che arriva fino a lì. No, vabbè. La fila inizia da qui. Quanto cacchio lavora sto ragazzo? Ma io ho fame! E qui funziona così. Loro ti preparano gli spaghetti, ci mettono la salsa di arachidi e qui fate voi. È tutto self-service. Mettete un po' di questo, un po' di questo. E sono tutte verdure marinate. Un po' di arachidi. Tenquè. Wow, guarda la velocità, guarda la velocità. Guarda. Cioè, è il suo mestiere, lo potrebbe fare anche con gli occhi chiusi. Che grande. Continuiamo, un po' di cipollotto e un pizzico di coriandolo, dai. Salata. Allora, questo era olio piccante, questo è acqua di aglio. Posto. Sì, sì. Beh, la fila era molto lunga, però abbiamo aspettato molto di meno degli involtini di pancetta. Sono state molto veloci. Avete visto il ragazzo lì come lavorava? Cioè, così, subito, era flash, è il suo superpotere. E per questo abbiamo speso 8 yuan, che è €1, una porzione così pesante di Ryo Kamian, che è un piatto tipico del Wuhan e lo si mangia soprattutto a colazione ed è uno dei miei piatti preferiti cinesi. Non so se vi ricordate il video che abbiamo fatto a Wuhan, se non l'avete ancora visto vi metto il link qui, anzi in descrizione, che se no non finite di vedere questo video. La prima cosa da fare è mischiare il tutto. Qui c'è un miscuglio di spezie, salse, c'è il cipollotto, il coriandolo, delle rape marinate, dei fagiolini marinati ed è bollente, guardate quanto fuma! E il Ryo Kamian tradotto in italiano significa spaghetti secchi caldi, ma qui non sembrano secchi, sono molto bagnati, unti, cremosi. È il Ryo Kamian più cremoso che abbia mai visto in vita mia. Buon appetito! Wow. Sono anche i Ryo Kamian più buoni che abbia mai mangiato in vita mia. E non l'abbiamo mangiato a Wuhan, ma siamo a Chengdu. Non ci posso credere. Certamente sono più secchi. Qui sono veramente cremosi. E questi non sono piccanti, sono un pochino sul dolce, molto arachidoso. Comunque riempiono un botto, eh. Se abitassi qui lo mangerei tutti i giorni. Costa poco, riempie ed è stragustosissimo. Primo posto in assoluto. Guardate cos'altro abbiamo trovato. Quoda? Sono vive, mi hanno detto. Quoda? No, non ci credo. Questi raga sono i bacco da seta, fresche, vive, e te lo cucina a momento. Ti fa il barbecue. La iferba. Qui mi sa che non lavora tanto. Ha appena acceso i fornelli. Eccoli pronti, e una porzione costa 16 yuan, che è circa 2 euro. Buon appetito! È tipo un bignè di proteine, non è male, eh? C'è lo strato fuori che è tipo il guscio del gambero, è un pochino duro, e all'interno spremi quella crema di bacco da seta, perciò se non vi piace potete mangiare solamente la parte interna. E poi sopra, con le spezie che ci ha messo, è ancora più gustoso, peperoncino e sale. Alla fine, se non ci fate caso, è come mangiare dei crostacei. È molto tenera la polpa. L'ultima volta che ho mangiato il bacco da seta erano molto più piccolini, li abbiamo mangiati in Corea del Sud, vi ricordate? Che lo servivano nei bicchierini col brodino, ma erano risecchiti, piccolini. Qui invece sono belli freschi, giganti e fatti alla griglia. E una tira l'altra, oh, incredibile. Me ne ha regalate altri 2, perché visto che l'ho mangiato di gusto. Ah? Wow! Sì, me ne ha regalato un altro. E qui si nota la freschezza. All'interno c'è questa cremina che è tipo tofu, e poi all'interno c'è questa cosa che mi sa che è la cacca. Prima ne ho mangiati tutti interi, perciò ho mangiato pure la cacca. Ok, va bene. Guardate quanto sono lunghi sti spiedoni. Arrosticcioni. No, l'hai fattuta? Ah, fuala. 辣椒要吗？要。给您做微辣吗？啊，可以。来，帅哥。sì. Prima abbiamo mangiato gli spiedini, ora uno spiedoneone. Fra un po' è più alto di me, e per questo spiedone di maiale abbiamo speso 18 yuan, che è circa 2,30 euro. Si poteva scegliere maiale o agnello. Quello di agnello costava 28 yuan, che è tipo 1 euro in più. In pratica è una spada composta di carne.
ed è pure buono. La carne è tenerissima, speziata alla perfezione e il piccante è un piccante molto piacevole che ti accarezza il viso, salato al punto giusto. Anche la cottura, anzi scherzo, il primo morso, quello più sopra di tutti, era un pochetto crudo, perché come avrete visto è stralunghissimo e ci stava a malapena su tutta la griglia ed è normale che in alcune parti sia un pochetto crudo. Lo perdono, l'importante è che sia buono. E questo abbinato a una bella birrona ci starebbe un botto. Però vi dovete trovare un bicchierone grande così, che sia all'altezza di questo spiedone. Che devo fare? Devo girare così? Che stile! Comunque per evitare che si faccia male qualcuno, il ragazzo ha tagliato appositamente la parte appuntita. C'è veramente una vastissima scelta di cibo. C'è l'imbarazzo della scelta. Intanto finisco questo perché è un pochino ingombrante girare con un bastone così lungo. Guardate quanta gente che mangia. Ogni sera si riempie di gente, ogni sera. E poi vicino ci sono ancora tantissimi negozi aperti, vedete? Ci sono i convenience store. Da queste parti i convenience store non ci sono i 7-Eleven, Family Mart, Lawson, no, c'è il 365 che è una catena di questo posto e fanno bene, non fanno guadagnare i giapponesi ma gente locale. Guardate, qui ci stanno pure i giochi. In pratica questo gioco consiste nel buttare giù tutti i peluche e ti regala qualcosa. Ha vinto un ventilatore. Da quest'altra parte invece con gli anelli dovete accerchiare un coso lì e lo vincete. Alcune cose sono impossibili da accerchiare perché sono spessi. Come fate ad accerchiare quel Doraemon Shin-chan? E per i giochi, in pratica se siete stanchi di mangiare potete venire a divertirvi qui. E da quest'altra parte ci stanno i bagni pubblici, cioè qui se non bastano più posti trovate il bagno pubblico anche lì. E questo è un bagno pubblico e la cosa più importante è che è gratis, non pagate un centesimo. Qui ti fanno pure i cocktail e qui per ordinare scansionate il codice QR come al solito. Vabbè, fanno sia alcolici che analcolici. Dai, prendiamo uno alcolico per dare un po' vita a questa serata. Vedete pure la gradazione alcolica. Hanno il Negroni, il See You Tomorrow, ci vediamo domani. Cinghi e Fukuja. Questo qui tradotto in italiano significa questa notte non ritorni a casa. Sì. Qui se fate un ordine vi regala una paperella. Guardate, quale scegliamo? Quale scegliamo? Qual è la più bella? Questa, dai, fa pure il rumore. Questo lo regalo a salsiccia. Dietro c'è pure l'addetto alla segaratura. Guardate come si fa. Questo ragazzo ha lavorato tutte le notti in discoteca, mi sa. Sa come trattare lo shaker, Guardatelo, tipo sta facendo 20 drink tutto d'un botto. Come cacchio fa a ricordarsi tutte le ricette? Ed eccolo pronto, il nostro drinkino. Il stanotte non torniamo a casa e per un bicchiere così abbiamo speso 28 yuan che è circa 3,50 €. Alla salute! Raga, è fortissimo, sa di limone tipo ed è bello forte e molto rinfrescante. Ancora non riesco a credere che questo cocktail l'abbiamo pagato 3,50 €. È gratis! Che poi i super alcolici che ci ha schiaffato dentro sono di qualità, cioè non sono fasulli, alcol disinfettante. Guardate quanti colori. Ehi, ni hao, come mai这个？分大小份的9元5个，12、7个。来个小份吧，那行个。，小份给帅哥来个全家福，必须还给帅哥多来个。好2个鲜肉，2个玉米，1个藤椒，1个韭菜，里边是有鲜汤的。有汤的呀？对，你要是放了醋能遮盖一半。 Questi qui si chiamano Shenzhenbao e sono i ravioli tipici di Shanghai. Una porzione piccola da 6 pezzi costa 9 yuan, 1,10 €. Buon appetito! Ma quanto brodo che c'è all'interno! Wow, sono stupendi. Che è un pochetto dolce, sono tali e quali a quelli che abbiamo mangiato a Shanghai. 太正宗了。太正宗，绝对正宗。你是上海人？我不是上海人，我每隔2年就是会去一次。会去是对，你们是哪个平台的？我能关注一下吗？国外的国外的抖音。行。 Qua vai da Tobi. Ogni volta che parlo in italiano loro mi sentono e fanno: ma di dove sei? Ti posso seguire? Io sono di una piattaforma straniera, non cinese. Allora, ok. Allora mangiate tranquilli. 看你想吃水果不想吃水果呀？想吃一点酸的水果，芒果的想2份能不能做到一起？不行，我这手都拿不住。拿不住啊，那么大呀！我这手拿不住。好，完了做个最大的吧。就来15的吧。啊，好。 一样一样。 Guardate, la ragazza c'ha il coso appeso al collo e sta facendo la diretta. È una streamer.
Wow! 是吧？ Raga, sta facendo veramente live streaming. Lei è una streamer, questo qui è la diretta sua, guardate. In pratica è quello che c'ha il collo, vedete? C'ha il dispositivo qui, il cellulare, che vede anche i commenti, e c'ha il coso appeso al collo, ma che... No, vabbè, sta cosa è geniale. Raga, è stragigante. Oh, un moccione così ci ha schiaffato tutto il mondo, tutte le frutte possibili. Abbiamo speso 15 yuan, che è circa 2 euro. Buon appetito! È un'esplosione di gusto. All'interno c'ha le fragole, delle palline di tapioca, della panna un po' salata, dolce. Ci abbiamo il taro, del riso nero, ci abbiamo le more, il mango, il mondo. E fuori ci ha appiccicato del Rawson, che sarebbe il maiale essiccato. Un mochi così gigante non l'avevo mai mangiato. Questo è strapieno di calorie. Sono a posto per un mese. Sto sporcando tutto per terra e poi sono vicino a loro. Ha portato via pure la borsa perché aveva paura che sporcassi la borsa. Dopo mi scuso. Quel mochi gigante mi ha proprio distrutto. Adesso riposiamo un attimo e continuiamo il nostro giro. È veramente impossibile mangiare ogni cibo che troviamo in questo mercato perché ce n'è di tutti i gusti, dal dolce al salato alle bevande, che poi come avrete visto sono cibi che arrivano da tutte le regioni della Cina e le regioni sono tantissime e altrettanto le città. Perciò abbiamo un continente intero all'interno di questo mercato. Guarda qui i sushi. C'hanno le paparelle, c'è Peppa Pig, Hello Kitty. Sì, ma che sushi sono? Sushi col marshmallow sopra. Ora passiamo a un cibo un pochino più international. Qui si parla di banh mi, un paninozzo tipico vietnamita. Ni hao, lai fer zhao pai kao ru mian bao. Dai che ci siamo quasi, abbiamo aspettato tipo per circa 20 minuti, forse anche di più. C'è un botto di gente che ordina il panino da qui. Sì. E vai! Il primo banh mi della mia vita! Sì, perché in Vietnam ci devo ancora andare. E per questo qui abbiamo speso 15 yuan, che è circa 2 euro. E strapiena di carne, è molto pesante. Buon appetito! Raga, è squisito. Ecco perché c'è un botto di gente che fa la fila qui. C'è il pane che si sfraccia al morso, si scioglie in bocca. C'è questa carne che è già saporita di suo, è sul dolce e si sente anche molto il grigliato. C'è una foglia di lattuga e queste fette che il ragazzo lì mi ha detto che è il prosciutto vietnamita. Che è il prosciutto vietnamita? Tipo spam. Poi ci ha schiaffato anche della maionese che io adoro e una salsina che è un pochino dolce e un pizzico di piccante. Ne mangerei altri 10, seriamente. Perciò a breve ci vedremo in Vietnam. Ci sarà un botto da mangiare anche lì, mi sa, Anche qui c'è un botto di gente, Qui in pratica è un self-service di verdure, carboidrati, quello che vedete qui. E poi te lo cucinano in un modo loro. Abbiamo scelto i nostri ingredienti, adesso ce lo pesa. Ecco, quello lì è il nostro, ce l'ha appena cotto. E adesso aspettiamo il turno del capo che ce lo cucina. Ok. Ed eccolo pronto il nostro malapang, che in pratica è la versione un pochino più asciutta del malatang, che è uno dei piatti più adorati in Cina ultimamente ed è viralissimo anche in Corea del Sud, in Thailandia, vabbè, in quasi tutta l'Asia lo trovate. In pratica lì dovete scegliere voi quello che volete mangiare, tra verdura, noodles, tofu, ed è tutto crudo, no? Poi loro ve lo cuociono nell'acqua bollente, poi si passa al capo che ce l'ha condito con le varie salse, salsa piccante, dell'olio rosso, eccetera eccetera, per renderlo più gustoso. E questo è il risultato. Solitamente quando mangio il malatang prendo molta più roba, ma dato che stasera dobbiamo mangiare un botto, uno stuzzichino abbiamo preso, uno snack, e per questa porzione abbiamo speso 10 yuan, che è circa 1,20 euro. Noi abbiamo scelto dei broccoli, delle uova di quaglia, dei noodles, del pak choi, un misto di verdure poi e un surimi bello grosso. Oh, è stragigante! Buon appetito! Wow! Me l'ha fatto bello piccante, Questo è il paradiso dello street food. Trovate un botto di cibi fantastici. Questo qui è veramente squisito, è cremosissimo, sa molto di sesamo perché la salsa che mi ci ha messo sopra, questa qui, è la salsa di sesamo che rende il tutto più sesamoso. E sul dolce è ultra mega piccante, un piccante mala che ti si paralizza la bocca. È proprio la sua consistenza cremosa, appiccicosa, scivolosa. Buonissimo, raga. Come avrete visto è pieno di verdure e le verdure fanno bene alla salute, ma fatto in questo modo forse
un pochetto meno, ma sono sempre verdure, no? Pieno di vitamine. E poi se volete c'è esposta anche la carne, altri tipi di surimi, altre polpette, ma il mio consiglio è di prendere la verdura, perché con la verdura andate sul sicuro. La carne è un po' anonima, non si sa che carne è. L'ho già finito, non mi basta. Questo sta nel podio, cioè sta competendo con il Rocaman di prima. Entrambi squisiti, stanno combattendo per il primo posto. Non so quale scegliere, veramente. Mangiamo un altro po' di insetti? No dai, non roviniamoci la serata. Guardate, c'hanno i 100 piedi. C'hanno pure i ragni. No, guarda le tarantole, sono grosse. Chissà quanta carne c'è dentro. Guarda gli scarafaggi. Però sono belli cicciotti, Sa che c'hanno tanta consistenza. No, c'hanno pure i serpenti. No, il serpente non lo mangerò mai, perché è il mio segno zodiacale cinese. 大份小份儿，大份的吧。大份儿土豆一个。 Sì, sì. 好嘞，放小料。 Oh, ed eccoli pronti, oh. Comunque siamo stati qui con la puzza sotto il naso, perché qui, oltre a fare questo piatto qui, fanno pure il tofu puzzolente che odora di me. Perciò sì, ci siamo sacrificati per voi. Guardate, mi sa che è andata via la luce, perché non sono ancora le mezzanotte. Fa strano che abbiano chiuso così presto. No, no, è saltata via la luce sicuramente. Alcuni hanno la luce, alcuni no. Ed ecco a voi il Kuoba Tuto. È una porzione grande, costa 15 yuan, che è circa 2 euro. Sopra ci abbiamo messo della verdura marinata e del coriandolo, perché ce l'ha consigliato il ragazzo lì. Buon appetito! Wow, è buonissimo! In pratica sono dei pezzettoni di patate fritte e all'interno è molto morbido. In pratica all'interno è purè di patate con lo strato fuori fritto, molto croccante e condito con varie salse, che va sull'agrodolce piccante. Qui veramente, finora non abbiamo beccato alcun cibo non buono. Guarda, sono sfinito e finora non so anche quanto abbiamo speso, ma voglio arrivare al dolce perché c'è ancora un pochino il posto nello stomaco per il dolce. Che sta succedendo? Si vede che stanno ricaricando l'elettricità. Dai, porelli però. Cioè non lavorano più, senza elettricità non possono lavorare. E per colpa del blackout gli stand che c'hanno la luce sono più fortunati. E guardate cosa fanno qui. Il soufflé. Qui è un pochino international, un dolce français. Cacchio, ho pestato, che cacchio ho pestato? Che è la panna lì? È appiccicaticcio e poi anche scivoloso. E qui ugualmente tocca scansionare il codice QR e ordinare direttamente dal cellulare. E c'hanno un botto di gusti, guardate che roba. Dai, chiamo questo qui. Uni po soufflé. Altri 2 euro andati via. Dai, quanto siamo adesso? Siamo arrivati ai 50 o l'abbiamo superato? E qui fanno il soufflé a momento. Guardate qua, c'hanno il montatore. Ed ecco a voi un bel soufflé appena preparato, tutto fatto a momento, sia l'impasto che tutto fatto adesso qua in diretta. E per questa porzione abbiamo speso 16 yuan, che è circa 2 euro, ed è ultra pesante. Sono 2 pezzettoni messi uno sopra l'altro e poi sopra ci ha messo un botto di roba e noi l'abbiamo scelto al sapore di taro, perciò qui c'è la crema di taro, poi ci ha messo una cremina bianca che penso sia una specie di panna, delle scaglie croccanti viola e delle perle di tapioca trasparenti. Allora, ora mi dispiace romperlo, ma lo dobbiamo fare. Wow! E guardate la cremosità, c'è un botto di roba. Buon appetito! Wow, sa un botto di uova, mi ricorda il pancake, quello giapponese, quello fluffy. È anche più buono, sento un botto alla crema di taro che fa contrasto a queste scaglie di taro che sono belle croccanti. Poi c'è questa cremina che è tipo una panna un pochetto salata, è morbidissimo, ultra soffice, sembra di mangiare una nuvola. Veramente buono, veramente buono. Non ci credete? Provate? Sono felicissimo ora. Ci sono queste perle che sembrano delle perle vere e proprie e non sono perle di tapioca, perché non sono così gommose. Appena le metti in bocca e li mordi, scoppiano. E all'interno c'è un sughetto denso, un pochetto dolce. Raga, soufflé cinese,
straconsigliato se venite in Cina. Wow, sono strafelice perché non abbiamo toppato nemmeno una volta. Ogni cosa che abbiamo mangiato qui, tutto buonissimo. Seriamente, vabbè, a parte il pulcino dentro l'uovo, però per il resto tutto buonissimo. E non è finita qui, perché per rimanere sani dobbiamo mangiare un po' di frutta. Ed eccoci al banco della Macedonia. E qui dovete fare voi. Prendete la ciotolina qui e scegliete la frutta che volete. Abbiamo un po' di guava, ma è gigante. È un po' troppo gigante, perciò me lo sto facendo tagliare. Metà guava, una mela d'acqua. Sì, sì. E quest'ultimo piatto lo portiamo sopra in camera d'hotel e lo mangiamo con calma, anche perché abbiamo iniziato a mangiare dall'apertura e adesso, come potete vedere, stanno chiudendo tutti, cioè siamo restati qui fino alla chiusura quasi. E adesso facciamo un po' i calcoli, non so neanche io se siamo già arrivati ai 50 euro o li abbiamo superati o non li abbiamo superati, non lo so nemmeno io. Ed ecco voi l'ultimo pasto, una bella macedonia in stile cinese, più esattamente nello stile della regione del Guangxi, e in cinese si chiama Suanye. E per sta porzione bella gigante abbiamo speso 30 yuan, che è circa 3,80 euro. Ci abbiamo la frutta della stella, che non mi ricordo il suo nome vero, la mela d'acqua, delle fragole, della guava, delle giuggiole fresche e del mango verde, che non deve mai mancare, e il melone pepino. E il tutto viene condito con del peperoncino, della polvere di prugna, del succo di passion fruit e altre spezie per renderlo agrodolce piccante. Sa un botto di prugna essiccata. Tipo in Cina esistono quegli snack a base di prugna essiccata che appena li mangi ti toglie la nausea mentre stai tipo in macchina. Ecco, sa un botto di quello. È rinfrescante, fruttoso, aspro, dolce e un po' piccantino. Questo qui come piatto finale è stupendo. Una botta di freschezza. Poi anche la frutta, come avete visto, è bella fresca, non è lì da 3 mesi. È un piatto sano, rinfrescante e molto saporito. E adesso è arrivato il momento del verdetto. Allora, 323 yuan, che sono circa 40 euro e 40 centesimi. Missione fallita, ma siamo strapieni. A 50 euro non ci siamo arrivati, ma sicuramente 50 kg li abbiamo presi dopo tutte le robe che abbiamo mangiato. E perciò è giunta a termine per la puntata di oggi. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. E ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao!